Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la dama o gentildonna o anche donna effettivamente, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna è lo stesso, perché ci parla di un'energia generale che ci consiglia di occuparci e proteggere la nostra sensibilità, di aver maggior comprensione, di valutare alcune cose dal punto di vista dell'intuito, di quello che sentiamo nel nostro profondo. Poi effettivamente può anche riferirsi alla presenza di una persona da osservare, da attenzionare, quindi essendo una stesa generica in realtà non si può sapere se è positiva o negativa per voi, magari qualcosa possiamo cercare di dedurla nel prossimo passaggio quando andremo a parlare proprio dell'ambito delle relazioni. Il Giglio è abbastanza positivo, quindi dove si vede una fase di tranquillità, di serenità o di risultati che possono arrivare a darci proprio soddisfazioni, perché è una carta di realizzazione e anche di pacificazione, quindi può anche darsi che ci sia qualcosa che ci portiamo dietro da un po' di tempo e che può finalmente trovare un suo equilibrio. Tutto ciò può favorire quel nuovo passaggio verso il giardino, che è apertura, allegria, socializzazione, riunioni, incontri, nuove conoscenze. Quindi quando ci si apre al mondo e alle varie circostanze, ecco che possono arrivare tante cose che possono essere positive per noi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, coppia, single e relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo che cosa aspettarci questa settimana. Abbiamo questa bellissima carta della rosa di Natale, un po' particolare, è vero, come messaggio, perché parla di sorpresa, parla di messaggi, di chiarimenti, di comunicazione in senso lato, quindi potrebbe esserci proprio un dialogo, una richiesta, una proposta nello specifico che appunto deve essere valutata, forse anche compresa e recepita con una certa sensibilità che vi contraddistingue. E poi abbiamo il Giacinto. Quale carta migliore proprio per le relazioni, dove può amplificarsi il desiderio e anche delle situazioni molto positive, e quindi possiamo aspettarci delle belle sorprese. E poi abbiamo anche il Giglio anche questa è molto positiva, perché secondo me va a sottolineare il fatto che ci sia proprio quell'intesa, quella connessione, quella possibilità di costruire ancora di più e ancora meglio la relazione e il rapporto, e ancora meglio se avete dei progetti da realizzare già nel corso della settimana, ma soprattutto per il futuro, o anche per costruire, cioè nel senso anche recuperare alcune cose che magari dovete valutare, attenzionare e che vi portate dietro da un po' di tempo, e recuperare anche in quelle situazioni più complesse. Per i single
Queste possono essere interessanti per nuove situazioni che magari sono già in fase di sviluppo, nel senso che se avete conosciuto una persona e incomincia ad esserci questa connessione, allora si vede un qualcosa che avanza, al momento in senso abbastanza positivo, altrimenti c'è proprio il risveglio, trepidazione, un qualcosa che scatena delle emozioni molto forti e quindi può essere anche un nuovo incontro, una nuova conoscenza. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta deliranti. Ecco, questa va presa un po' con le pinze perché spesso si riferisce a una fase di confusione e di incertezza. Possono esserci delle notizie, delle situazioni che ci fanno un po' agitare, alcune cose possono essere positive se sentiamo l'esigenza di fare qualcosa di diverso dal solito, essere coinvolti in una nuova avventura, in cose che magari se siete in vacanza ancora meglio, è il caso proprio giusto di liberarsi, di vivere al meglio quello che è quello che vi sta dando questa fase e soprattutto anche questa settimana. Siete in vacanza? Magari c'è l'opportunità invece di staccare un po' la spina e godersi qualcosa di bello, di positivo proprio in occasione di Ferragosto, ancora meglio. Quindi in qualsiasi circostanza queste carte possono sembrare negative ma non lo sono, perché vuol dire che in questo contesto a livello di lavoro c'è uno stop, c'è una pausa, c'è il voler lasciare andare e mettere da parte alcune cose e poi pensarci successivamente. Invece se non potete concedervi una pausa da alcune cose, magari ecco lì che non ci si deve lasciar confondere e trascinare da alcune cose che possono portare un po' di tensione. Infatti si vede questo nuovo equilibrio e secondo me anche la presenza della carta della donna di servizio vuol dire mettersi nelle condizioni di fare comunque il minimo indispensabile e di concentrarsi anche su se stessi. A maggior ragione se c'è quella fase, come si vede, proprio di crescita, di evoluzione, di apertura, quindi se non avete ancora le idee chiare su come gestire e portare avanti alcune cose per il prossimo futuro, ecco qui la vostra ricettività, la vostra sensibilità vi permetterà di ascoltare il vostro intuito e anche di andare ad accogliere degli input, delle informazioni e delle situazioni a livello esterno che vi aiuteranno e questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché se è vero che le cose si stanno muovendo non proprio come desiderate, però qui si vede una fase di chiusura e una nuova di preparazione, quindi un nuovo percorso di ricerca o concludere finalmente alcune cose per mettervi subito dopo in un nuovo inizio, quindi c'è questa fase di preparazione interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!